Sono a bordo di una Mazda RX-8 del 2006, dunque una pre-restyling. Sotto il cofano troviamo un propulsore molto particolare, il 1003 Wankel Renesis 13B MSP, capace di 231 cavalli e 211 Nm. 0 a 100 chiuso in 6.4 secondi e una velocità massima pari a 235 km/h. Il peso complessivo in ordine di marcia è di 1350 kg circa, con consumi dichiarati di 8.7 km/l nel misto e 5 km/l nella guida sportiva. Approfondiamo subito il cuore di questa RX-8, il primo rotativo che ho l'opportunità di guidare. È un propulsore particolare ed affascinante, composto da una coppia di rotori da 654 cm3 l'uno, che garantiscono una potenza inusuale vista la cilindrata ridotta. Come sappiamo, non è il classico motore con cilindri e pistoni. Infatti al loro posto troviamo dei rotori a 3 lobi che ruotano attorno all'albero, generando con il loro movimento delle camere di lavoro. Al loro interno si compiono così ciclicamente le 4 fasi di aspirazione, compressione, combustione e scarico. I principali vantaggi del Wankel, progetto che risale al 1957, sono la riduzione delle parti in movimento, dei rumori e delle vibrazioni, oltre a dimensioni ridotte ed elevato rapporto peso-potenza. Non essendoci inoltre bielle, spinotti e pistoni, si riducono le componenti a vantaggio della semplicità sia progettuale che manutentiva. Di contro, tutto questo ben di Dio dura relativamente poco, alcuni possessori hanno dovuto rifarlo ben prima dei 100.000 km, i valori di coppia sono bassi, i consumi sono maggiori rispetto ad un motore tradizionale, la lubrificazione è un aspetto importante. Le Mazda vengono spesso prese in giro dicendo che vanno a miscela, tanto è appunto il consumo. Insomma, va scelto e basta. Mettendo tutto sul tavolo è una scelta estremamente coraggiosa, tanto che la sola Mazda ad oggi ha proseguito per questa strada. Questa RX-8, acquistata da Garage 59, che ha eseguito il rebuild del propulsore, come avrete notato, suona come un violino, merito delle seguenti modifiche. Impianto di scarico completo dai collettori, realizzato su misura da Pure Exhaust System, aspirazione modificata con filtro BMC, miscelatore manuale Schonk modificato e nuova mappatura elettronica che deve essere ancora affinata. Sicuramente il sound unico di questa bellezza ripaga di ogni fatica. È equipaggiata con un cambio manuale a 6 rapporti, dagli innesti secchi ma comunque precisi. Permette cambiate fulminee necessarie per sfruttare tutto il contagiri, dato che fino ai 4500 giri è praticamente morta, per poi risvegliarsi e spingere fino agli 8500. Per certi aspetti si comporta come l'Honda S2000, con un'apertura simile al VTEC, qui apre a 1000 giri prima. La progressione però risulta meno brusca e cattiva. Trovo che l'RX-8 sia più composta nell'erogazione e anzi i 9400 giri al minuto di fondo scala siano pure pochi, potrebbe tirare anche oltre. La trazione è posteriore con differenziali autobloccanti. Per essere una vettura dalla vocazione sportiva, il peso è ben distribuito ma non troppo contenuto. Nei cambi di direzione è ottima, ma non aspettatevi sovrasterzi di potenza pura. Ecco, l'elettronica la tiene tranquillamente a bada, non è un mostro indemoniato. La Mazda RX-8 venne presentata come concept car nel lontano 2001 al Salone di New York. Se dal lato estetico ben impressionò per via dell'innovativa carrozzeria coupé dotata di 4 porte, le due più piccole apribili controvento, il lato meccanico non fece innamorare il grande pubblico. Raccogliendo la pesante eredità dell'RX-7, vista l'aspirazione naturale del 1003 Wankel, soprattutto i puristi del marchio la guardarono storta fin da subito ed il progetto finì per essere sospeso. Nel 2003 Mazda ci riprovò presentando una versione semi-definitiva ad una ristretta cerchia di appassionati in Giappone, forse per non farsi scannare da quelli che volevano il turbo sotto il cofano. Presentandola con vari tagli di potenza dai 192 a 231 cavalli della High Power,
con diversi tipi di cambio sia manuali che automatici, ben si adattava al mercato globale e fu quindi promossa con la produzione che iniziò presso gli stabilimenti di Hiroshima. Nel 2009 arrivò a listino il restyling del modello, con un leggero facelift, nuovi colori carrozzeria, interni qualitativamente migliori ed un iniettore d'olio in più nel motore. La restyling non arrivò mai direttamente in Europa a causa dei costi elevati per adattare il Wankel alle normative Euro 5. Nel 2012 la produzione terminò con 193.094 esemplari costruiti e nessun modello a proseguirne la tradizione. Che peccato! Il design sportivo, sempre molto originale ed azzardato da parte di questo costruttore, segue un andamento a freccia ed ha introdotto il family feeling per i modelli dei primi anni 2000. I gruppi ottici a goccia inconfondibili e la generosa presa d'aria anteriore, solitamente chiusa ma quello è un dettaglio, l'hanno resa immediatamente riconoscibile. Vista dalle 3/4 cerca di essere più coupé possibile nonostante il passo da 2,7 m, con il dettaglio delle sottili portiere posteriori che lasciano accedere agevolmente alle sedute, essendo di fatto una vera 2+2. Belli i cerchi DOTS da 18 e gommati Nakang NSR 20, l'impianto frenante rivisto con tubi in treccia, l'assetto regolabile TEIN e le nuove molle che abbassano leggermente l'altezza da terra. Questa serie di migliorie sono state effettuate presso Karen Wheels, Honda Ferro Chioggia e Carrozzeria Ferro. Trovate i link in descrizione. Il posteriore, anch'esso estremamente particolare, offre dei fari molto elaborati, un ampio lunotto e un diffusore a contrasto che ingloba agli estremi i terminali di scarico. Salendo a bordo lo spazio non manca, è forse una delle 4 posti più oneste in circolazione. Comodi i sedili sportivi contenitivi in pelle e complessivamente la qualità a bordo è molto buona. Bella è la strumentazione analogica, la bilancia intuitiva con un design semplice e riferimenti al rotativo sparsi qua e là, dalla cucitura sul poggiatesta alla forma del pomello del cambio. Il diavolo sta nei dettagli. Al momento del lancio i prezzi partivano dai 35.000 euro, cifra congrua per la tipologia di vettura, la tecnologia generale impiegata e la qualità globale. Il suo segmento d'appartenenza la vedeva contrapporsi ad Audi TT, BMW Z4 e Nissan 350Z. Va ricordato che nel 2003 la concorrenza offriva le prime serie di questi modelli. A mio parere poteva realmente giocarsela con l'altra giapponese del gruppo in quanto a personalità e progresso. Le altre rivali erano troppo acerbe e meno audaci. Se invece la mettiamo sul lato prestazionale non c'è partita. Le tedesche potevano farla a pezzi senza grossi problemi e col passare degli anni e l'aggiornamento delle versioni, soprattutto la TT, è diventata irraggiungibile. Se guardiamo all'usato attualmente disponibile ci sono prezzi molto altalenanti, escludendo quelle a 3-5.000 euro senza motore. Se ne trovano a 10-12.000 euro con chilometraggi superiori ai 100.000 km, fino ai 20-25.000 euro per degli esemplari con motore rifatto e bassi chilometraggi. È un'auto molto particolare che va assolutamente conosciuta. Consiglio di avvicinarsi prima alla teoria del modello, onde evitare di prenderla e pentirsene. Mazda RX-8 è una vettura iconica che resterà sicuramente nel panorama dell'automobile. Ha una linea intramontabile, delle peculiarità che risultano croce e delizia di questa coupé. Insomma, va accettata per quello che è, cercando di tenerla sempre in forma per una resa ottimale. Venendo da un S2000 ne comprendo l'andamento, capisco come si può sfruttarla e come poterla apprezzare. Ma se amate la spinta dei motori turbocompressi, guardate altrove.
L'RX8 è il canto del cigno di una filosofia costruttiva complessa, complicata e non convenzionale. È solo per i temerari.